Crimson Nightmare. Un titolo che già da solo evoca presagi oscuri, ma che forse nessuno avrebbe mai pensato potesse davvero trasformarsi in un incubo per Starlight Kid. Perché sì, lunedì 3 novembre la Stardom ci ha regalato un'altra notte di grandi emozioni, ma anche una di quelle che lasciano dentro un retrogusto amaro difficile da mandar giù. Konami ha battuto SLK e ha conquistato il Wonder of Stardom Championship, diventando così Double Champ insieme ai suoi Artist of Stardom Titles detenuti con Rina e Fukiden Dead. E se sulla carta questa vittoria può sembrare importante, significativa, persino meritata per certi versi, non posso fare a meno che chiedermi se fosse davvero la scelta giusta. Starlight Kid era arrivata a 309 giorni di regno, 309, un numero che racchiude quasi un anno di passione, di sacrifici, di incontri leggendari. Un percorso di redenzione che l'aveva vista passare dal buio di Oedo Tai alla luce di Neo Genesis, dimostrando di essere non solo una delle migliori atlete della compagnia, ma anche la vera top face della Stardom. Eppure tutto si è concluso così. In una notte fredda di novembre contro una Konami che, mi dispiace dirlo, ma non aveva né la costruzione né il momento giusto per prendersi un titolo così importante. Ma la cosa più triste è che questa sconfitta è arrivata proprio nel momento peggiore, perché poche ore dopo il pay-per-view è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: Starlight Kid si è infortunata. Pare si tratti di un problema alla spalla o al braccio, abbastanza serio da costringerla a fermarsi per un po'. Salterà la Goddess of Stardom Tag League che inizierà il 7 novembre e dovrà prendersi del tempo per recuperare completamente. Un duro colpo, sia per lei che per tutti noi fan che l'abbiamo seguita in questi mesi di rinascita. E proprio questo rende tutto ancora più amaro, perché se davvero la decisione di farle perdere il titolo era legata all'infortunio, allora forse si poteva trovare un modo diverso, ma soprattutto un'avversaria diversa, perché probabilmente il suo regno meritava un finale diverso. Starlight Kid meritava un finale degno della sua storia, non un passaggio di consegne freddo, improvviso e quasi privo di senso narrativo. Era nel pieno del suo percorso di consacrazione, il pubblico l'amava, le sue prestazioni erano sempre di altissimo livello e Neo Genesis stava finalmente trovando il proprio posto nel cuore dei fan. Tutto questo adesso si ferma, almeno per un po'. E mentre SLK si cura e lavora per tornare più forti di prima, resta quella sensazione di vuoto, di occasione sprecata. Perché se da una parte è vero che Konami è una veterana, una lottatrice rispettata e tecnicamente straordinaria, dall'altra non si può ignorare come la sua ascesa recente sembri più il frutto di una spinta forzata che di un percorso organico. Da quando è tornata stabilmente in azione con Hate, ha raccolto vittorie su vittorie, ha ottenuto gli Artist of Stardom Titles e ora anche la White Belt. In meno di un anno è passata da comprimaria a Double Champ, e il tutto con un booking che pare scritto solo per esaltare Hate a ogni costo. È come se la Stardom avesse deciso di concentrare tutta la luce dei riflettori su questa unit, lasciando nell'ombra tutto il resto. E onestamente questa scelta mi lascia abbastanza perplesso. Hate è una stable che funziona, lo ammetto, ha carisma, ha star power e soprattutto ha una figura come Saya Kamitani che rappresenta perfettamente la nuova era della compagnia. Saya è magnetica, è dominante e il suo personaggio di Phoenix Queen è una delle migliori costruzioni degli ultimi anni. Ma è come se questa forza, invece di essere bilanciata, stesse lentamente soffocando tutto ciò che la circonda.
In un panorama ricco di talento come quello della Stardom, vedere sempre e solo una stable ottenere tutto inizia a diventare un po' stancante. Perché poi guardi le altre unit e ti rendi conto che ci sono tantissime atlete che meriterebbero spazio, riconoscimento e magari anche un titolo importante. Tutte atlete che, se valorizzate nel modo giusto, potrebbero portare avanti la compagnia verso una nuova generazione d'oro. Ma no, tutto in questo momento ruota attorno a Hate. E attenzione, non si tratta solo di preferenze personali o di simpatie, è una questione di equilibrio narrativo, di gestione complessiva della federazione. La Stardom ha sempre brillato per la sua capacità di alternare i riflettori, di creare momenti per tutti, di far emergere atleti diversi in periodi diversi. Ma ora questo equilibrio sembra essersi rotto. E quando una compagnia inizia a puntare tutto su una sola stable, a dare tutto il potere narrativo a un solo gruppo, il rischio è quello di bruciare il pubblico, di far perdere interesse, di spegnere quella magia che da sempre caratterizza il Joshi Pororesu. Ma non fraintendetemi, Konami è una grande wrestler, su questo non ci piove, ma mi viene spontaneo chiedermi: se Konami non fosse un atleta di Hate, sarebbe ora Double Champ? Non so. Io qualche dubbio onestamente ce l'ho. Perché in fondo capisco perfettamente la volontà di consolidare questa stable come grande potenza dominante. È una strategia classica nel wrestling, quella di creare un gruppo che sembri imbattibile per poi un giorno farlo cadere e generare un enorme payoff. Ma questo funziona solo se nel frattempo costruisci credibilmente anche chi dovrà abbattere. E al momento mi sembra che nessuna stable sia trattata con lo stesso livello di cura. Neo Genesis, per esempio, ha il potenziale per diventare la vera risposta a Hate, una stable giovane e dinamica con atlete come Starlight Kid, Azumi, Meisera, Miyu, Hamasaki, che rappresentano il futuro della compagnia. Eppure vengono costantemente messe in secondo piano, quasi come fossero lì solo per fare da contorno alle grandi storie di Hate. È un peccato, perché la Stardom ha tutto ciò che serve per mantenere un equilibrio perfetto. Ha le star, ha i giovani talenti, ha le rivalità e le emozioni. Ma serve coerenza. Se serve una visione chiara che permetta a ogni unit di splendere nel proprio spazio senza che una sola facociti tutto il resto. Lo dico da fan, prima ancora che da content creator. Il bello della Stardom è sempre stato proprio questo senso di pluralità, la sensazione che ogni show potesse regalarti una nuova storia, una nuova protagonista, un nuovo motivo per emozionarti. E ultimamente questo sta venendo un pochino meno. Non sto dicendo che Konami non meriti titoli, no, sto solo dicendo che nel modo in cui le sono stati dati manca quella magia che dovrebbe sempre accompagnare i grandi momenti. Quando Starlight Kid ha perso, ho provato più confusione che sorpresa, più dispiacere che emozione. E ora sapere che dovrà fermarsi per un infortunio, rende tutto ancora più difficile da accettare. Perché un titolo deve raccontare una storia, non solo cambiare il proprietario. Crimson Nightmare doveva essere una notte di grandi emozioni, e lo è stata, ma non sempre nel modo giusto. E forse più che un incubo per Starlight Kid è stato un campanello d'allarme per la Stardom stessa. Perché il vero rischio non è che Hate vinca troppo, il vero rischio è che nel farlo la compagnia perda quella varietà, quella coralità e quella magia che l'hanno resa ciò che è. E questo, più di ogni sconfitta, sarebbe davvero il peggior incubo possibile. Anche perché il rischio è quello di scontentare alcuni fan che cercano altro all'infuori di Hate.
penso ai fan di Natsupoi, di Amisorei, di Azumi. Voglio dire, credo sia giusto cercare di rispettare tutti i gusti e dare ai fan, a tutti i fan, un motivo per innamorarsi della compagnia. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Ma ditemi, siete d'accordo con quanto detto nel video? Oppure siete di tutt'altro avviso? Beh, potete lasciare il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Ma Crimson Nightmare è stato anche protagonista di conferme e di sfide che vanno al di là della Stardom. Parleremo quindi di tutto ciò nel video in uscita sabato 8 novembre. Ecco perché vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi invito a seguire Donne tra le corde per restare aggiornati con tutto ciò che aleggia intorno alle vostre atlete preferite. Trovate ovviamente tutte le info di questo fantastico progetto ai link che trovate qui sotto in descrizione. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima! Bye bye!